Il pilota e il capitano della nave impartiscono freneticamente comandi al timone nel tentativo di contrastare l'inclinazione. Mentre l'equipaggio di coperta osserva inorridito, la velocità della virata a dritta aumenta e la nave si inclina pericolosamente a sinistra, raggiungendo un'inclinazione di 60 gradi in meno di un minuto. La Golden Ray era una nave portaveicoli costruita in Corea del Sud nel 2017. Lunga 200 metri e larga 35 metri, era una nave roll-on, roll-off, progettata per il trasporto di automobili e altri veicoli. Era registrata sotto la bandiera della Repubblica delle Isole Marshall, scelta per il suo regime fiscale favorevole e la maggiore libertà operativa. Alimentata da un unico motore diesel, raggiungeva una velocità di crociera di 36 km/h e poteva trasportare oltre 7.400 veicoli. A bordo operavano 23 membri dell'equipaggio. La Golden Ray aveva 15 ponti, di cui 12 dedicati allo stoccaggio dei veicoli, mentre i restanti includevano il ponte di comando, gli alloggi dell'equipaggio, le rampe di accesso, le porte di carico, le scale e le stazioni di ormeggio strategicamente posizionate. Il 27 agosto 2019, la Golden Ray attracca a Freeport, Texas, per scaricare una parte del carico, caricare nuovi veicoli e sostituire circa un terzo dell'equipaggio. Il giorno successivo, i nuovi membri prendono servizio a bordo. Il capitano Ji-Hyuk Lee assume il comando, affiancato da 8 nuovi membri dell'equipaggio. Il 30 agosto, la nave lascia Freeport con rotta verso Brunswick, Georgia, con successive tappe previste a Jacksonville, Florida, e Baltimora, Maryland. Subito dopo la partenza, l'armatore della nave, Hyundai Globus Company Limited, avvisa il capitano Lee dell'imminente arrivo dell'uragano Dorian, che si sta dirigendo verso la costa orientale della Florida. Per stabilizzare la nave in previsione della tempesta, il capitano ordina al primo ufficiale di caricare ulteriore zavorra. Il capo ingegnere riempie i serbatoi con 1.500 tonnellate di acqua di mare. La Golden Ray attende quindi il passaggio dell'uragano al largo della costa di Key West, Florida, dal 1° al 3 settembre. Una volta superata la tempesta, l'armatore ordina una modifica dell'itinerario. Anziché dirigersi a Brunswick, la nave dovrà prima fare scalo a Jacksonville per scaricare e caricare ulteriore carico. Per poter entrare nel porto di Jacksonville, il primo ufficiale ordina lo scarico delle 1.500 tonnellate di zavorra, in modo da ridurre il pescaggio della nave a meno di 9 metri. Il pescaggio rappresenta la profondità della parte sommersa della nave. Il 7 settembre, la Golden Ray lascia Jacksonville diretta a Brunswick. Arriva nel porto nel pomeriggio e a bordo sale Jonathan Tennant, noto come JT, pilota della Brunswick Bar Pilots Association, incaricato di guidare la nave all'ormeggio. Alle 17:36 la Golden Ray attracca al molo 1 del Colonel's Island Terminal a Brunswick. Il personale di terra e l'equipaggio iniziano le operazioni di scarico e carico dei veicoli, utilizzando la rampa di poppa. A questo punto, la nave trasporta a bordo 4.161 veicoli. Il primo ufficiale si assicura che tutti i veicoli siano correttamente stivati e fissati in conformità con il piano di precarico. Entro le 23:30 l'equipaggio completa le operazioni di carico e il primo ufficiale supervisiona i preparativi per la partenza della Golden Ray. La nave presenta una leggera inclinazione di 0,42 gradi a sinistra. Poiché i serbatoi di carburante sono quasi pieni, non viene caricata ulteriore acqua di zavorra. Invece, l'equipaggio utilizza l'acqua già presente nei serbatoi di zavorra, trasferendo 8 tonnellate dal serbatoio di babordo a quello di tribordo, con un conseguente sbandamento di 0,03 gradi a tribordo. La rotazione dei piloti del porto di Brunswick dura 24 ore ed è organizzata in modo che lo stesso pilota che guida la nave in entrata nel porto sia anche responsabile della sua uscita una volta completate le operazioni di carico. Questo sistema garantisce una maggiore familiarità sia con la nave che con il porto. Poco dopo la mezzanotte dell'8 settembre, il pilota Jonathan Tennant, JT, sale a bordo della Golden Ray e si dirige verso il ponte di comando, dove trova il capitano Lee, insieme al secondo ufficiale, responsabile della navigazione, il timoniere, incaricato di governare la nave, e un cadetto in addestramento. Durante il briefing pre-partenza, JT nota che il pescaggio della nave è di 9,4 metri, lo stesso della sera precedente. Tuttavia, dato che questo valore rientra ancora nel minimo richiesto di 0,9 metri di spazio libero sotto la chiglia nel canale profondo 11 metri,
non lo considera un problema. JT esegue un controllo pre-partenza utilizzando il suo tablet, che gli fornisce una carta di navigazione digitale e un'interfaccia del sistema di identificazione automatica, AIS. Questo sistema visualizza la rotta, la velocità e la velocità di virata della Golden Ray, oltre a informazioni sulle altre navi nelle vicinanze, sul flusso di marea e sulla profondità dell'acqua. Il pilota JT inizia a manovrare la nave per allontanarla dalla banchina con l'aiuto del rimorchiatore Dorothy Moran. Alle 01 la Golden Ray prosegue l'uscita nella fascia bassa del fiume Turtle a una velocità di 11 km/h. Il Dorothy Moran rimane accanto alla Golden Ray per fornire supporto in caso di necessità. Mentre la Golden Ray sta lasciando il porto, un'altra nave portaveicoli, la Emerald Ace, sta entrando nel canale di St. Simon's Sound, guidata da un altro pilota del porto di Brunswick. I due piloti comunicano via radio e pianificano di incontrarsi a metà strada. Questa è una pratica comune per i piloti, poiché rappresenta il tratto più ampio del canale, permettendo alle imbarcazioni di incrociarsi in sicurezza. Mentre la Golden Ray passa sotto il Sydney Lanier Bridge alle 01 e 08, il rimorchiatore Dorothy Moran si ferma per attendere l'arrivo dell'Emerald Ace, che accompagnerà e assisterà nell'ingresso in porto. Nel frattempo, la Golden Ray prosegue l'uscita nel Brunswick Point Cut, mantenendo una rotta di 113 gradi. Il capitano Lee ordina all'equipaggio di aprire la porta di pilotaggio di sinistra, situata sul Ponte 5. Una volta fuori dal porto di Brunswick, nei pressi della Seaboy Anchorage, il pilota lascerà la nave. La porta di pilotaggio è un portello idraulico posizionato sul lato sinistro dello scafo. È uno dei 13 portelli stagni e 17 porte stagne presenti sulla Golden Ray. Dopo aver supervisionato l'apertura della porta pilota di sinistra, il primo ufficiale si ritira nella sua cabina. L'equipaggio continua con i propri compiti, lasciando la porta aperta mentre la nave prosegue il viaggio. 22 minuti dopo, la Golden Ray si avvicina al poligono di tiro di Cedar Hammock e il pilota ordina una virata di 20 gradi a sinistra per entrare nel tratto di Cedar Hammock. Alle 1:28 il pilota ordina un'altra virata di 20 gradi a sinistra per dirigersi verso il tratto di Jekyll Island. Mentre la nave si avvicina alla virata a destra, in prossimità del Widener 11, JT regola la rotta a 0,44 gradi e la velocità a 23,9 km/h. Un Widener è una curva allargata di un canale, progettata per fornire maggiore spazio alle navi per effettuare una virata più agevole. Alle 1:36 JT inizia la virata ordinando Stob 10, ovvero timone a 10 gradi a destra, mentre entrano nella fascia di Plantation Creek, diretti verso l'Oceano Atlantico. Il timoniere esegue la virata e aumenta la velocità della nave a 24,6 km/h. JT si accorge che la virata è troppo lenta e dà un ordine Stob 20 per correggerla. La Golden Ray vira rapidamente a destra e comincia a sbandare a sinistra. Man mano che la nave accelera la virata, si inclina pericolosamente. JT ordina immediatamente al timoniere di riportare il timone al centro per rallentare o arrestare la virata. Il timoniere esegue l'ordine, ma la nave non risponde e continua a virare a dritta, con un'inclinazione sempre più pronunciata a sinistra. Con sorpresa dell'intero ponte di comando, la Golden Ray diventa instabile e la sua inclinazione aumenta rapidamente. A questo punto, JT chiede: qual è l'altezza metacentrica di questa cosa? L'altezza metacentrica è un valore chiave per la stabilità di una nave, indicando la sua capacità di correggere sbandamenti e inclinazioni. Una nave con un valore alto si corregge rapidamente, mentre una con un valore basso impiega più tempo a ritornare in equilibrio. Poiché la nave non risponde al timone, il capitano Lee interviene e ordina una virata a sinistra di 10 gradi, sperando di contrastare l'inclinazione. Ma la Golden Ray continua a non rispondere e si inclina ancora di più. Il pilota e il capitano impartiscono rapidamente altri comandi al timoniere. Porta 20. Poi, 30 secondi dopo, danno l'ordine di virata completa a sinistra nel disperato tentativo di raddrizzare la nave. Ma è troppo tardi. La Golden Ray non risponde più e l'inclinazione aumenta fino a 35 gradi, mentre continua a virare a dritta fuori controllo. La porta di pilotaggio aperta sul lato sinistro del Ponte 5
si trova ora sotto la linea di galleggiamento. L'acqua di mare inizia a entrare violentemente all'interno, scorrendo liberamente nel ponte 5 e aggravando ulteriormente la situazione. Il pilota impartisce immediatamente l'ordine di azionare il propulsore di prua e il motore a tutta retromarcia, con un'inclinazione così ripida. Tutto ciò che non è fissato sul ponte viene scaraventato contro la finestra del ponte di sinistra. L'inclinazione della Golden Ray raggiunge i 45 gradi. A bordo scattano gli allarmi mentre il sistema di propulsione principale e il generatore elettrico si spengono. Alle 1:40 la Golden Ray si ferma sul lato sinistro con una pericolosa inclinazione di 60 gradi, poco fuori dal canale, a sud-est della boa 19. Il generatore diesel di emergenza si attiva per qualche istante, ma si spegne meno di un minuto dopo, lasciando la nave immersa nell'oscurità, senza alimentazione e con solo le luci lampeggianti degli allarmi. L'ala del ponte si riempie lentamente d'acqua. L'acqua continua a scorrere attraverso la porta di pilotaggio aperta sul lato sinistro, allagando il ponte 5. La Golden Ray sta affondando. Nel vano della sala macchine, il primo e il secondo ingegnere si trovano nella sala di controllo sul ponte 4, mentre il terzo ingegnere e il cadetto ingegnere sono sul ponte inferiore, nella sala macchine. Mentre la Golden Ray si inclina sul lato sinistro, i due ingegneri sul ponte inferiore tentano disperatamente di raggiungere il quarto ponte per accedere all'uscita di emergenza. Nel frattempo, il primo e il secondo ingegnere, che si trovano nella sala di controllo motore, si dirigono verso l'uscita di emergenza, salendo la scala centrale sul lato sinistro. Ma mentre entrano nella scala, un'ondata d'acqua irrompe violentemente dalla porta di pilotaggio aperta sul ponte 5, travolgendo il vano scale. Gli ingegneri si precipitano sul lato di dritta, cercando disperatamente di evitare che l'acqua allaghi i compartimenti di babordo. Sul ponte, il capitano Lee tenta di fare un annuncio di emergenza, ma viene interrotto improvvisamente quando anche l'alimentazione di emergenza viene interrotta. Ora, il ponte è immerso nel buio totale e il capitano non riesce a contattare nessun membro dell'equipaggio. La sua radio portatile è caduta sul ponte, scivolando sotto la finestra del ponte di sinistra. Chiama disperatamente l'equipaggio. Nessuno risponde. Tutti sono intrappolati nell'oscurità, congelati dallo shock e dalla paura che la nave possa scivolare ulteriormente nel canale. Il timoniere è ancora al timone, mentre il secondo ufficiale si trova davanti al radar aggrappato ai corrimano. JT urla mentre si tiene stretto al giroscopio, i piedi fermi sul ponte. Come tutti gli altri sul ponte, non può lasciarsi andare. Se dovesse scivolare, finirebbe nell'ala del ponte di sinistra, ormai allagata. JT capisce che la situazione è critica. Non riesce a raggiungere la radio della nave e quindi non può trasmettere un segnale d'allarme, ma ha ancora la sua radio portatile in tasca. La estrae rapidamente e chiama i piloti dell'Emerald Ace, l'altra nave in ingresso al porto. Attraverso la radio, JT lancia l'allarme e ordina loro di contattare immediatamente il rimorchiatore Moran, che è in attesa al Sydney Lanier Bridge. JT sa bene che se la Golden Ray scivola ancora più in profondità nel canale, nessuno sopravvivrà. Ha bisogno che il rimorchiatore Moran intervenga immediatamente per spingere la nave sul banco di sabbia, e deve farlo in fretta. Alle 01:54 il pilota dell'Emerald Ace contatta i rimorchiatori e chiama i servizi di emergenza del 911 per segnalare l'incidente. Il 911 invia un'imbarcazione di 14 metri proveniente dalla stazione della Guardia Costiera di Brunswick, un elicottero e dei soccorritori del Dipartimento delle Risorse Naturali della Georgia e alcune imbarcazioni dell'Aceto, un'impresa locale di recupero. Nel frattempo, JT contatta via radio la Guardia Costiera degli Stati Uniti a Charleston. Il pilota, descrivendo rapidamente la situazione, comunica la posizione e il fatto che la nave è una grande portaveicoli. JT raccoglie quante più informazioni possibili dal capitano Lee e dall'equipaggio, riferendo che a bordo ci sono 24 persone, compresi i piloti, nessuna vittima al momento, 2 feriti gravi e 4 ingegneri intrappolati nella sala macchine. Poco dopo, le barche pilota del porto e 2 rimorchiatori della Moran Towing giungono sul posto. JT impartisce ordini via radio, ordinando loro di spingere la Golden Ray verso la riva, per impedire che scivoli nel canale e affondi in acque più profonde. Dà istruzioni precise.
spingere sullo specchio di poppa o sulla poppa della nave, evitando di toccare il lato di dritta o la chiglia, per non rischiare di capovolgerla. Ma i capitani dei rimorchiatori esitano. Hanno bisogno dell'autorizzazione della Guardia Costiera per poter intervenire in quel modo durante un'emergenza. JT, esasperato, urla via radio: «Questa nave è in difficoltà e tu sei un comandante di rimorchiatore. Devi prestare soccorso. Spingimi verso il banco di sabbia». Ma i due capitani rifiutano, temendo possibili implicazioni legali. Allora JT chiama direttamente la Guardia Costiera, sollecitando un'autorizzazione immediata per i rimorchiatori. Poco dopo, la Guardia Costiera concede il via libera e i rimorchiatori iniziano a spingere la Golden Ray verso il banco di sabbia, mentre le barche pilota monitorano i progressi e riferiscono a JT. I rimorchiatori continuano a spingere finché la Golden Ray non è finalmente stabile e saldamente appoggiata sul banco di sabbia. Nei vani della sala macchine, completamente bui, gli ingegneri sono sopraffatti dal calore estremo che si accumula nella parte superiore di dritta, dove stanno aspettando i soccorsi. L'aria calda del motore sale, rendendo la sala macchine insopportabile, mentre il calore si propaga lungo tutta la fiancata di dritta della nave. Gli ingegneri sono separati da una cella di vetro antideflagrante, ma esiste una porta a metà compartimento che collega le due stanze. L'acqua ha già raggiunto la porta. Con le torce elettriche, gli uomini si spostano verso il punto di mezzo e si immergono nell'acqua, ormai piena di petrolio, nel tentativo di rinfrescarsi. Il secondo ingegnere riesce a raggiungere il terzo ingegnere e i due si ritrovano nel punto di mezzo. Ora 3 uomini sono nell'acqua, mentre il primo ingegnere decide di restare dov'è. Mentre il livello dell'acqua continua a salire, il passaggio tra i compartimenti si sommerge completamente, separando il primo ingegnere dagli altri 3. Alle 2:05 i soccorritori arrivano sulla scena. Nell'ora successiva 11 membri dell'equipaggio, tra cui il capitano e i piloti, vengono calati utilizzando una manichetta antincendio come corda improvvisata, scendendo dall'ala del ponte della Golden Ray fino alla barca di risposta della Guardia Costiera. Altri 5 membri dell'equipaggio vengono salvati da altre imbarcazioni in acqua, mentre l'elicottero della Guardia Costiera issa 2 uomini in salvo dal lato di dritta della nave. Il capitano informa i soccorritori che 4 ingegneri sono ancora intrappolati nella sala macchine. Alle 3:00 arriva una seconda barca di risposta della Guardia Costiera per assistere nelle operazioni di ricerca e salvataggio. La Guardia Costiera invia una delle sue barche per trasportare i membri dell'equipaggio salvati alla stazione, mentre l'altra continua a cercare i dispersi. La Golden Ray è adagiata sul lato sinistro. Alcuni dei 4.000 veicoli nella sua stiva sono stati spostati dall'impatto. La maggior parte è rimasta sospesa pericolosamente, trattenuta solo dalle cinghie. I veicoli in transito hanno ancora carburante nei serbatoi, non più del 25%, ma ora quel carburante inizia a fuoriuscire dalle auto danneggiate. Alle 4:30 un denso fumo nero e fiamme si alzano dal lato di dritta della Golden Ray, rallentando la ricerca dei tecnici. La stiva è piena di materiali altamente infiammabili: pneumatici, plastiche, benzina e gasolio provenienti dai veicoli alimentano l'incendio. Il capo ingegnere, rimasto intrappolato in una cabina sotto l'ala del ponte di sinistra, cerca disperatamente un modo per salvarsi. Dalla finestra vede una delle imbarcazioni di risposta della Guardia Costiera. Con ingegno lega insieme il cavo di un aspirapolvere e quello di un frigorifero, creando una corda improvvisata che lancia alla barca di soccorso. Un soccorritore afferra l'estremità e vi lega una vera cima di ormeggio che il capo ingegnere tira su e fissa saldamente. Pochi istanti dopo scende lungo la cima e si mette in salvo. Alle 6:45 un totale di 20 persone a bordo sono state salvate e portate alla stazione della Guardia Costiera di Brunswick, dove ricevono cure mediche prima di essere trasferite in ospedale. Il capo ingegnere, ora al sicuro, fornisce dettagli cruciali ai soccorritori sulla posizione esatta dei 4 ingegneri dispersi e sulla disposizione della sala macchine. A causa dell'incendio in corso, i soccorritori non riescono a entrare nel ponte interno. Nel frattempo, l'acqua continua a invadere la nave. Alle 9:30 lo scafo si sposta
e la nave rolla di 90 gradi. I primi soccorritori sentono forti schianti provenire dall'interno della Golden Ray. Le cinghie di sicurezza che trattengono i veicoli cedono una dopo l'altra. Alle 18:12, 16 ore dopo l'incidente, i soccorritori sentono dei rumori di colpi sullo scafo. I 4 ingegneri intrappolati sono vivi. Il giorno successivo, il 9 settembre, l'incendio si esaurisce, dando finalmente ai soccorritori la possibilità di avvicinarsi. La Guardia Costiera, insieme alle unità di soccorso, elabora un piano per liberarli. Il problema? Ci vorranno 14 ore per portare sul posto l'attrezzatura per il taglio a freddo necessaria per aprire un varco sicuro. Ma è estate e la temperatura all'interno della nave è soffocante. Durante il giorno la temperatura esterna raggiunge i 34 gradi Celsius, ma all'interno dello scafo le condizioni sono ancora peggiori. Alle 13:00 i soccorritori praticano un foro di 6 cm nello scafo per contattare gli ingegneri. Appena il foro viene aperto, un'ondata di aria calda fuoriesce dalla nave. I soccorritori la paragonano all'apertura di un forno. Usando strumenti di rilevamento termico, misurano la temperatura all'interno dello scafo, 68 gradi Celsius. Rendendosi conto che l'ambiente è estremamente pericoloso, i soccorritori decidono di non aspettare l'attrezzatura per il taglio a freddo. Ma non possono usare una torcia al plasma, perché i fumi di carburante nella nave potrebbero esplodere. L'unica soluzione è usare un trapano per praticare più di 40 fori uno accanto all'altro, creando manualmente un'apertura nello scafo. Alle 15, i soccorritori riescono a creare un'apertura abbastanza grande per inserire una scala. 2 ingegneri riescono a uscire da soli, mentre il terzo è così debole che i soccorritori devono trasportarlo fuori in braccio. Ora manca solo il primo ingegnere, rimasto bloccato nella sala controllo, separato dagli altri da un'area di vetro antideflagrante. I soccorritori utilizzano un cutter portatile con punta di diamante e iniziano a tagliare il vetro, lavorando con precisione per non compromettere la struttura. Alle 17:51, dopo oltre 40 ore dall'incidente, l'ultimo membro dell'equipaggio emerge dalla Golden Ray. Tutti i membri dell'equipaggio di ingegneria sono salvi, anche se uno di loro è in gravi condizioni. Alle 18, un secondo incendio viene segnalato nei ponti dei veicoli, ma si spegne da solo durante la notte. La Golden Ray ha subito danni irreparabili a causa degli incendi, dell'allagamento e della corrosione dell'acqua salata. La nave viene dichiarata una perdita totale. La perdita del carico dei veicoli ammonta a 142 milioni di dollari. L'indagine dell'NTSB ha concluso che il disastro della Golden Ray è stato causato da un errore del primo ufficiale, che ha inserito valori di zavorra errati nel programma di calcolo della stabilità. Inoltre, l'operatore della nave, G Marine Service, non aveva una procedura efficace nel proprio sistema di gestione della sicurezza per verificare i calcoli di stabilità. L'equipaggio non ha eseguito la checklist di arrivo e partenza per verificare le porte stagne. La porta pilota di sinistra era aperta, così come le porte stagne del ponte di poppa e del ponte di centrosinistra. Anche 5 scale interne erano rimaste aperte prima della partenza dal Colonel's Island Terminal. Una serie di errori e negligenze che hanno trasformato un'uscita di routine in un disastro marittimo senza precedenti. Grazie di aver visto questo video. Ti ricordo che i video del nostro canale Incredibili Eventi escono ogni mercoledì e venerdì alle ore 15. Iscriviti al nostro canale per non perderti le nuove uscite. Grazie e a presto.